Col Quad Cortex Neural DSP ci sta fregando? Ne parliamo oggi qui, io sono Leonardo Toro e questo è Like an Amp. Da giorni sui vari gruppi di discussione italiani e internazionali appaiono foto di nuovi utenti che entusiasti mostrano la loro nuova macchina sui social, cosa che ovviamente ho fatto anche io. Mentre molti però sono completamente innamorati del proprio Quad Cortex e lo usano in tutti i contesti, live, studio, e parliamo anche di professionisti famosissimi che lo usano, c'è una crescente corrente di critiche da parte di utenti che sostengono che per ottenere il massimo dalla macchina si debbono acquistare plugin aggiuntivi per espanderne le capacità. Sì, perché come sapete con l'arrivo dell'aggiornamento 3.0.0 è stata introdotta sulla macchina la possibilità di caricare i plugin di Neural DSP all'interno appunto del Quad Cortex. Al momento sono soltanto due plugin, a dire il vero, il Plini e il Gojira, ma la compatibilità si estenderà nel corso dei prossimi mesi con tutti i prossimi aggiornamenti. Ma è vero che il Quad Cortex sta diventando come la PlayStation e che senza i DLC, quindi contenuti scaricabili, la macchina è sostanzialmente inusabile? Allora, la polemica affonda le radici su un dato di fatto. La quantità e la qualità di alcuni effetti non è attualmente all'altezza dei concorrenti più blasonati. Ovviamente parliamo di Helix e Fractal. Il Quad Cortex infatti offre una selezione di effetti un po' più limitata. La paura della maggior parte degli utenti è appunto quella che per espandere la parte di effettistica l'unico modo sia quello di acquistare i plugin a 100 euro ciascuno. Neural ha sempre risposto che questi plugin non sono pensati per espandere il core del prodotto, che verrà e viene sempre migliorato ed espanso, ma per offrire agli utenti che già utilizzano i plugin sul computer la possibilità di avere i suoni e gli effetti all'interno della macchina hardware. Io personalmente ho la sensazione, ma questa è una mia personale opinione, quindi prendetela come tale, che nel corso del tempo verranno aggiunti nuovi effetti, ampli e catture che siano in qualche modo generiche, come ad esempio l'ultimo Circular Delay, che tra l'altro suona veramente molto bene, e questa sensazione è corroborata e confermata dal fatto che sul sito Neural è disponibile la lista dei prossimi effetti che verranno aggiunti nelle prossime release, e sono moltissimi, tutti ispirati ad altrettanti prodotti veri, prodotti reali, l'Interstellar Reverb, Reverse Reverb, un chorus 8 voci e tanti altri effetti. Se però volete il chorus di Petrucci, il compressore di Cory Wong o ancora l'ampli di Asato, dovete comprare il plugin e sborsare un po' di soldi. È chiaramente una scelta commerciale vincente, perché gli introiti dei plugin permettono di sostenere il team di sviluppo che, oltre a sfornare nuovi plugin, contribuisce a migliorare la macchina con nuovi effetti e funzioni che prima non erano disponibili. Ma la macchina è assolutamente inusabile? Assolutamente no. Gli effetti principali ci sono tutti, c'è una selezione di chorus, tremolo, vibrato, phaser, reverb, delay, envelope e chi ne ha più ne metta. E c'è da dire che con l'ultimo aggiornamento non solo sono aumentati gli effetti, ma anche la qualità sonora generale della macchina è aumentata ancora. Era già ottima, ma è ancora aumentata, specialmente quella delle catture. A proposito di catture, uno dei punti di forza principali del Quad Cortex è proprio la sua capacità di effettuare le catture di amplificatori e pedali con una precisione impressionante. Un altro aspetto positivo della macchina che non possiamo ignorare è la sua interfaccia utente. Il grande display touchscreen rende la navigazione tra le patch e la gestione del routing incredibilmente semplice e intuitiva. La qualità costruttiva della macchina è indiscutibile, robusta, ben progettata e con un segnale audio ottimo, elementi che la rendono perfetta sia per il live e appunto per lo studio. Certo, rispetto a Fractal, Helix, Kemper, la macchina sconta il fatto che sia una piattaforma giovane. È stata presentata nel 2020 al NAMM, quando ancora era in una fase praticamente di beta avanzata, con pochi suoni, giusto per poterla far provare, e quindi rispetto agli altri brand ha bisogno ancora di un lungo lavoro di affinamento.
C'è da dire che però Neural è una delle poche, se non l'unica azienda ad aver costruito un sistema di feedback dove qualunque utente può segnalare un problema o chiedere una nuova funzionalità all'interno della loro piattaforma, e più il thread viene votato e più il bug o la feature viene implementata. Poi addirittura alcune feature vengono implementate senza, al di fuori di questo sistema di votazioni, e devo dire che la risoluzione anche dei bug va a gonfie vele. Infatti proprio un paio di giorni fa è stata rilasciata la 3.0.1 con decine e decine di bug risolti. Alla fine, se bilanciamo l'opinione sul prodotto, il Quad Cortex offre un'esperienza di utilizzo unica nel suo genere, con tanti punti di forza evidenti come la qualità delle catture, la facilità dell'uso del touchscreen, la costruzione di livello premium e tutte le possibilità di routing. Tuttavia, come ogni prodotto, ci sono delle sfide e dei compromessi. La paura riguardo ai plugin a pagamento e le critiche sugli effetti sono assolutamente valide, ma dobbiamo chiederci: abbiamo davvero bisogno di tutta questa roba per suonare? Stiamo usando i prodotti come uno strumento per raggiungere il risultato di fare musica o per il fine stesso di usarli, passando le nostre giornate a spippolare? E ancora, stiamo forse chiedendo troppo e troppo presto da una piattaforma che è ancora in evoluzione? Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti e ovviamente vi risponderò dicendovi in maniera trasparente cosa penso. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.